Allora, buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Scusate la felpa che non è molto elegante, è quella da lavoro, ma fa un pochino freddo oggi in laboratorio perché il riscaldamento non è ancora andato in temperatura. Allora, oggi vi volevo parlare di alimentatori, più precisamente di alimentatori per il laboratorio che sono a tensione variabile e non sono a tensione fissa, cioè non si parla di alimentatori come quelli del vostro telefonino. Un'altra precisazione è questa. Un'altra precisazione è questa. Qualcuno ancora confonde gli alimentatori con i trasformatori. Per esempio, quello che usate per il telefonino o qualsiasi piccolo caricabatterie che usate e che attaccate alla presa non è un trasformatore, ma è un alimentatore. Questo, per esempio, è un trasformatore. La differenza fra trasformatore e alimentatore è che di solito un trasformatore trasforma, la corrente di rete alternata in corrente magari sempre di rete, in tensione di rete più bassa, però sempre alternata, mentre l'alimentatore trasforma la corrente, di rete che è alternata in corrente continua, di solito a tensione più bassa, ma ci sono anche degli alimentatori che la trasformano a tensione più alta, anche a 1000-2000 volte, comunque di solito a tensione più bassa e corrente continua. Allora, noi vogliamo parlare oggi degli alimentatori da laboratorio, che ovviamente hanno caratteristiche ben diverse che dall'alimentatore che usate per caricare il telefonino o da un alimentatore a tensione fissa. Prima di farvi una breve carrellata degli alimentatori, premetto che questo qui è un'introduzione per chi vuole scegliere l'alimentatore per il laboratorio e non sa magari quale acquistare, e ne approfitto per dire che nel prossimo video che vedrete dopo questo c'è un progetto di un alimentatore che potete realizzarvi da voi, un alimentatore per il laboratorio, che vi farò vedere una piccolissima anteprima, poi vedrete il tutto nel prossimo video. Ora facciamo una piccola carrellata degli alimentatori che si possono trovare o in commercio o costruire. Allora, questa è una piccola carrellata, degli alimentatori che ci sono qui. Questo qui è un alimentatore switching che effettivamente lo uso pochissimo, poi vi spiego perché fu preso. Questo qui è un alimentatore professionale dell'Elind che recuperai e ho riparato, è un alimentatore professionale, questo può stare acceso 24 ore al giorno. Questo è un altro alimentatore che ho fatto io verso la fine degli anni 80 e che poi ultimamente gli ho rifatto il davanti e l'ho modernizzato, e questo è un alimentatore che ho fatto quando avevo 17-18 anni, molto spartano, anche il mobile l'ho fatto io, e poi ve lo faccio sia questo che questo, ve le faccio vedere come sono fatti dentro. Anche questo è un alimentatore, anche se molti magari non ce lo riconosceranno perché non ha le classiche manopole per la regolazione. Questa qui è una manopola, ma serve per la portata del voltmetro amperometro. Questa qui è la manopolina della corrente, perché un alimentatore da laboratorio deve avere anche la protezione in corrente, e al posto della classica manopola che regola la tensione, questo, siccome era un alimentatore molto ma molto preciso, abbiamo un controverse dove questo regola le decine di volt. Ora è spento. Questo regola le decine di volt, questo regola i volt, e questo qui fa 100 millivolt alla volta e via discorrendo. Praticamente questo è un alimentatore molto preciso, infatti prima che sia pronto a lavorare deve stare almeno una mezz'oretta acceso, e era anche questo qui un alimentatore. Questo alimentatore qui è molto preciso, ma in realtà è, se non mi sbaglio, mezzo ampere o giù di lì. Praticamente è grande e, come si dice, è bischero, però quello che c'ha di bello è che è estremamente preciso. Quando si va a scegliere un alimentatore per il laboratorio
diciamo la grande categoria è alimentatori lineari, alimentatori switching. Io preferisco gli alimentatori lineari e molti altri come me preferiscono gli alimentatori lineari, ma entrambi hanno, diciamo, dei pregi e dei difetti. Sicché all'inizio, ora io direi il famoso spiegone, brevemente vi spiego la differenza fra un alimentatore lineare e un alimentatore switching. Allora, a parte il disegnino che poteva far meglio il mio nipote di 4 anni, e è veramente molto schematizzato, sicché diciamo i perfettini non gli andrà sicuramente bene. Comunque questo qui è proprio un disegnino estremamente schematizzato, sia quello che vi faccio vedere dopo, per avere un'infarinatura su, diciamo, le varie tecnologie. Allora, questo è un alimentatore switching. In un alimentatore switching arriva la tensione alternata. Questa tensione alternata viene livellata, diciamo, dal condensatore dopo aver passato il ponte di diodi, e poi c'è un altro piccolo trasformatore che, diciamo, fa i miracoli insieme a questo, di solito è un MOSFET. Io l'ho rappresentato come un interruttore. Perché? Perché l'alimentatore switching, diciamo al contrario di quelle lineari, regola la tensione in uscita. Qui c'è un circuito che io ho chiamato controllo, ovviamente è collegato anche al circuito d'uscita, sente la tensione d'uscita per poterla, diciamo, regolare e mantenere costante. Allora, per avere una tensione in uscita, una qualsiasi tensione in uscita diversa ovviamente da quella d'ingresso, questo interruttore, che diciamo in pratica di solito è un MOSFET, ma potrebbe essere anche un transistor tradizionale, però di solito ora si usa il MOSFET, viene aperto e chiuso molte volte, praticamente o è in conduzione o non conduce o non conduce. Praticamente facendo questa commutazione qui, che avviene a frequenze alte, sopra 20.000 Hz, alcuni alimentatori arrivano a 100.000 Hz, avremo, diciamo, in questo trasformatore, che sarà più piccolo di un trasformatore di un alimentatore lineare, perché più si aumenta, diciamo, la frequenza e più il trasformatore può essere piccolo e aumenta anche l'efficienza, diciamo, avremo una tensione qui che viene livellata da questo diodo e dal condensatore, raddrizzata da questo diodo, livellata dal condensatore, poi ci sarà un filtro, io qui l'ho rappresentato come una semplice impedenza, e qui avremo un'uscita in corrente continua. Ovviamente l'uscita, come dico, la risentirà il circuito di controllo, che ci permetterà di regolare la tensione e magari anche l'amperaggio che vogliamo ottenere, nel senso non l'amperaggio che vogliamo ottenere in uscita, ma è l'amperaggio massimo dopo il quale l'alimentatore andrà in protezione. In questa maniera qui otterremo un alimentatore che è molto compatto, non è pesante, sicché è anche leggero, e diciamo in linea teorica probabilmente a parità di prestazioni è più economico di un alimentatore lineare. Però qual è il problema di questo alimentatore? Il problema di questo alimentatore è che, essendo un alimentatore che lavora a frequenze molto elevate, genera sicuramente delle armoniche che potrebbero disturbare altri apparati. È vero che ci sono degli alimentatori switching praticamente perfetti, anche costosi, e per il laboratorio possono andare benissimo, però un alimentatore da laboratorio che non è di qualità, alla fine qui noi ci ritroveremo, diciamo, dei residui di alta frequenza che potrebbero dare noi alle misure che si fa, non tanto agli apparecchi che andremo a alimentare. Comunque questo poi si vedrà anche in pratica, lo guardiamo con l'oscilloscopio. L'alimentatore lineare, c'è un trasformatore che ovviamente è più grosso a parità di potenza. Abbiamo sempre il famoso ponte di diodi condensatore che raddrizza, abbiamo uno o più transistor che regoleranno la tensione di uscita, e il controllo, che anche questo va a sentire la tensione di uscita per regolarla, perché non cali ovviamente quando mettiamo un carico. Regolerà anche questo la corrente di intervento a cui vogliamo che l'alimentatore vada in protezione. E se qui abbiamo, per dire, 20 volt e qui ne abbiamo 10, va tutto bene. Però cosa succede?
Se qui abbiamo 20 volt e qui abbiamo 10 volt, qui ne cade ai capi del transistor, ne cade 10 praticamente. Questi 10 volt verranno dissipati dal transistor in base alla corrente, sicché se noi abbiamo una corrente di 1 ampere, questi 10 volt lui dissiperà 10 watt, se abbiamo una corrente di 3 ampere dissiperà 30 watt, perché appunto 10 per 3 fa 30 se fosse, diciamo, un assorbimento di 3 ampere. Questo che vuol dire? Che questo transistor deve essere montato su una letta di dissipazione piuttosto elevata, è una cosa a cui andrà tenuto conto al momento, diciamo, della progettazione o anche dell'acquisto, perché se prendiamo per esempio un alimentatore regolabile che deve tirar fuori da 0 a 30 volt, a 30 volt avrà una dissipazione minore, perché ovviamente la tensione che è qui sarà prossima, diciamo, alla tensione d'uscita, ma se dobbiamo tirare fuori invece che 30 volt magari 5, tutto quello che è sotto, diciamo sopra i 5, le va a dissipare il transistor o i vari transistor, che è un alimentatore lineare, sicuramente scalderà di più, sarà più grosso di un alimentatore switching e probabilmente costerà anche di più. Però la tensione che abbiamo qui in uscita, a parte un piccolo residuo d'alternata che comunque è basso, di solito molto basso, a parte quello non avremo problemi, diciamo, di spure in alta frequenza. Allora, prima di proseguire vi volevo fare, diciamo, l'anticipazione. Questo qui è il prototipo dell'alimentatore che vi propongo nel prossimo video. È un alimentatore che, diciamo, è protetto contro i cortocircuiti, una corrente, diciamo, di lavoro di 5 ampere. La tensione può andare da 0 a 30 volt, da 1 volt e 2 circa a 30 volt. Io ho limitata a 25 volt per il trasformatore che avevo. Ripeto, è un alimentatore che può erogare 5 ampere, questo, ma è possibile senza troppe modifiche, ovviamente aggiungendo componenti, aggiungendo transistor, diciamo, farlo anche da 10 ampere, da 15 ampere, da 20 ampere, da quello che uno vuole, per quanto, diciamo, è bravo chi lo va a fare. Ho fatto già gli stampati, che sono questi, ora ve li faccio vedere. Questi sono i circuiti stampati, sono qui dentro. Come vedete io mi servo da PCBWay perché mi sono sempre trovato benissimo. I circuiti stampati del progetto sono questi praticamente, e ripeto, nel prossimo video ci avremo il progetto completo con schema e tutte le cosine per realizzarlo. Se ne farà uno insieme e vi farò vedere come farlo, diciamo, vedrete come è nato il prototipo. Allora, questo video è sponsorizzato da PCBWay. È una ditta grande che io sono anni che mi ci servo e volevo proporvela e penso che vi farà piacere. Mi sono sempre servito da loro per i miei circuiti stampati. Io li faccio solo a doppia faccia, ma fanno circuiti stampati fino a 5 facce. Hanno dei macchinari veramente all'avanguardia, sono velocissimi e il lavoro è veramente impeccabile. Non ho mai trovato nessun problema con PCBWay. Sicché è una ditta che io vi consiglio veramente. È molto facile oltretutto ordinare, perché basta andare sul sito, potete avere anche direttamente il preventivo online, offre anche un servizio di montaggio e se avete molti circuiti stampati da assemblare lo possono fare direttamente loro per voi e darvi il prodotto finito. Che vi devo dire? Io mi sono sempre trovato bene e sono sicuro che anche voi con PCBWay vi troverete ottimamente. Allora, per spiegarvi le caratteristiche che deve avere un alimentatore da laboratorio vi faccio vedere questo, che è, diciamo, bello grosso e si vede bene. Allora, ovviamente deve avere due strumenti che indichino corrente e tensione. In questo caso sono strumenti, diciamo, analogici, perché, ripeto, l'ho fatto quando gli strumenti digitali erano veramente da ricchi. Poi deve avere una regolazione della tensione, qui c'è un potenziometro multigiri, e una regolazione anche della corrente, in maniera che
l'alimentatore possa intervenire quando si supera una data corrente, non tanto perché protegge l'alimentatore stesso, ma perché va a proteggere anche il circuito che è, diciamo, sotto esame. In questo alimentatore, oltre alla regolazione, diciamo, della corrente in maniera un pochino più fina fatta con questo potenziometro, abbiamo anche la regolazione grossa che è fatta con questo, diciamo, interruttore. Se è nella posizione alta, questo potenziometro regolerà da 0 fino a 5 A, se è nella posizione bassa regolerà da 5 fino a 15 A. Nulla vieta che un alimentatore da laboratorio abbia solo, diciamo, un interruttore che regola magari due portate, in questo caso 5 a 15, oppure potrebbe essere 1 a 5, o addirittura che sia protetto magari solo sui 5 A. L'importante è che sia protetto, perché se facciamo un cortocircuito non solo roviniamo l'alimentatore, ma magari roviniamo anche quello che è sotto carico se va in cortocircuito e non c'è nulla a proteggere, sicché deve avere assolutamente un alimentatore da laboratorio, deve avere la regolazione della tensione, perché a noi ci può servire per varie tensioni, 5 volte, 10 volte, 15 volte, quello che vogliamo, sicché un alimentatore classico va, diciamo, da 1 volt a circa 30 volt e deve avere la regolazione della corrente. Questa è la cosa importante di un alimentatore da laboratorio. E poi deve avere un residuo d'alternata molto basso, perché se no non va bene. Vi faccio vedere gli altri alimentatori. Poi questo qui lo apriamo e vi faccio vedere sia questo che questo, quello che combinai io, voglio dire, quando ero più piccolo. Questo è un alimentatore della Elind. Anche in questo alimentatore qui ovviamente abbiamo sia la regolazione della corrente, che è questa, sia la regolazione del voltaggio, che è questo. Poi questo non ha due strumenti, qui abbiamo la commutazione del voltmetro, praticamente mettendolo su indica i volt, mettendolo in giù indicherà gli ampere che consumiamo. Ora vi faccio vedere. Lo accendiamo, il commutatore è in su, sicché praticamente mi indicherà i volt in uscita. Se metto il commutatore in giù, in questo momento non mi indica niente, perché non sto consumando niente, perché mi indicherebbe gli ampere. Se io metto un carico qua mi indicherà quanto sta assorbendo il carico. E anche questo è un alimentatore professionale. Questo alimentatore qui è solamente 1,6 ampere, ma può stare acceso a giornate. La Elind faceva degli alimentatori, una ditta italiana faceva degli alimentatori veramente buoni. Sopra c'è un alimentatore switching. Dopo vi faccio vedere la differenza di come si dice, di dimensioni. Allora, questo alimentatore switching qui è un alimentatore che va da 0 circa a 32 volt e fa 32 ampere. Qual è la differenza però? Che questo alimentatore qui l'ho già dovuto riparare perché ha fatto il fumo e stavo assorbendo circa 20 ampere, non è che ne assorbivo 32, e aveva dei problemi, diciamo, di circuito stampato, perché dove passava la corrente si è staccato un trasformatore e a momenti prende fuoco. Comunque l'ho riparato. L'alimentatore sotto della Elind ovviamente l'ho riparato perché l'avevano buttato in discarica da una ditta che non lo usava più, ma l'ho riparato perché era praticamente staccati dei componenti dentro, perché l'avevano sbattuto. Non si è mai guastato, sono anni e anni che ce l'ho, non si è mai guastato. Allora, le dimensioni, sposto la telecamera. Allora, come potete vedere, questo è l'alimentatore da 32 ampere. Come vedete è leggerissimo, lo sto sollevando da un angolo con la mano. Questo lo spengo, lo sto sollevando così e è veramente, non so, sarà un chilo forse. E questo qui, come vi dico, 32 ampere. Ovviamente gli alimentatori switching sono più leggeri, e questo qui è anche un alimentatore non economicissimo, ma insomma, essendo switching è anche più economico. L'alimentatore della Elind, come vedete voi, è pesante, non so quanti chili è, ma insomma
pesante, e come vedete, essendo un ampere e 6 e basta, guardate la differenza di dimensioni. Ora vedete male praticamente, però l'alimentatore switching è più basso e finisce qui, e l'alimentatore della Helind qui c'è altri 10 cm almeno dietro, e è molto più pesante perché c'è un trasformatore, ve lo farò vedere anche dentro. E detto questo, uno dice: ma se questi sono più leggeri, costano meno e sono più efficienti, allora è fatta, prendiamo gli alimentatori switching. E io, diciamo, da vecchio tecnico, proprio perché sono vecchio, vi dico no, non è proprio così. È vero, gli alimentatori switching costeranno anche meno, poi ovviamente quelli buoni, se andiamo a prendere degli alimentatori veramente buoni, costano anche quelli, però diciamo sono più leggeri, costano meno, a cose normali, ma sono alimentatori pazzi. Nel senso, mi spiego, un alimentatore lineare è un alimentatore statico, praticamente regoliamo la tensione e sta fermo lì. Non che l'alimentatore switching se ne vada a giro per il laboratorio, però l'alimentatore switching, essendo a commutazione, praticamente lavora sempre a frequenze elevate, sicché questo transistor o MOSFET, che vogliamo dire, che è adibito alla commutazione, sarà sempre, diciamo, in funzione anche quando non ci stiamo prelevando nulla praticamente. Mentre nell'alimentatore lineare più che altro sarà sollecitato quando preleveremo corrente. L'alimentatore switching, diciamo, è un alimentatore impazzito, che funziona benissimo, è molto più efficiente, pienamente d'accordo. L'hanno inventato, se non mi sbaglio, per gli usi spaziali, perché gli serviva degli alimentatori piccoli e potenti, però magari quelli che fanno per lo spazio sono diversi da quelli che poi andiamo a comprare noi. Comunque, se dobbiamo scegliere un alimentatore per il laboratorio, questo ripeto è la mia ipotesi, se dobbiamo scegliere un alimentatore per il laboratorio fra switching e lineare, se ne dovessimo comprare uno solo e non ci serve tanta potenza, sicuramente 100 milioni di volte quello lineare, perché dà meno disturbi e sicuramente si guasterà probabilmente meno, specialmente se non è un alimentatore professionale, non voglio dire di tipo economico, ma di fascia media. Che tipo di alimentatore scegliere e che potenza dobbiamo cercare in un alimentatore da laboratorio? Allora, come ripeto, un alimentatore che va da 0 a 30 volt, come può essere questo, va più che bene. Se ha la regolazione fine, cioè un potenziometro multigiri, è anche meglio, perché, diciamo, si regola meglio la tensione. Se no, l'alternativa che vi farò vedere nell'altro alimentatore che ho fatto, ho montato un potenziometro per la tensione, diciamo, grossa, chiamiamola, è un potenziometro che regola la tensione fine. Comunque, se no, un potenziometro multigiri è la scelta migliore se lo andiamo a comprare. 99 su 100 ce l'hanno tutti. La potenza alla fine, io quello che uso più di tutti è questo qui, che arriva a 1 ampere e 6, perché di solito circuiti elettronici assorbono poco, sicché direi un alimentatore che arriva a 5 ampere, parlo di alimentatore lineare, è più che sufficiente. Gli alimentatori switching ormai si trovano abbastanza bene, che fanno 0,30 volt a circa, diciamo, 10 ampere. Cercate di prendere un apparecchietto che sia abbastanza di qualità. Ovviamente se uno per dire ripara delle apparecchiature tipo, che ne so, il booster dell'autoradi, queste cose qui che hanno assorbimenti elevati, dovranno a quel punto orientarsi su un alimentatore switching, perché richiedendo correnti elevate un alimentatore lineare diventerebbe veramente troppo grosso. Vi apro un attimino questo Helind, poi vi apro i miei. Allora, come vedete la costruzione, diciamo, è impeccabile, il trasformatore è grosso, la letta di dissipazione è grossa, ci sono due condensatori elettrolitici, se non mi sbaglio, da 10.000 microfarad o giù di lì, e qui c'è, diciamo, il circuito di controllo. Allora ve lo faccio vedere un attimino da vicino. Allora, questo è il trasformatore, che è massiccio, sicuramente è sovradimensionato, perché, ripeto, questo alimentatore deve lavorare a servizio continuo. Poi ci sono i due condensatori, ora non ricordo esattamente, non vorrei dire una stupidaggine, non ricordo se sono da 10.000 microfarad o da 6.800, comunque ci sono due bei condensatori con diciamo
a vite, con gli attacchi a vite, sicché molto non sono a saldare, anche per la sostituzione torna utile, torna molto bene. C'è una bella piastra di dissipazione che è grossa, ve la faccio vedere rispetto alla mia mano, praticamente è grossa, sarà almeno 15 cm di larghezza per 7-8 di profondità. Ci sono montati due transistor, se non sbaglio sono due N3055, e ovviamente per lavorare fino a 1,5 A questo può stare acceso a giornate. Era un apparecchio abbastanza evoluto, perché nonostante non sia diciamo un giovinetto, aveva già il display digitale, sicché questo è come è fatto un alimentatore professionale. Ci sono anche alimentatori switching fatti bene così, ma ovviamente hanno un altro costo rispetto a quelli che si trova sul mercato a 50-60 euro o giù di lì. Prima di aprirvi quello grande che feci quando ero molto più piccolo, vi faccio vedere questo qui aperto dentro. Questo qui, ora lasciate stare che diciamo c'è uno strumento digitale e ho rifatto il pannellino anteriore perché c'erano due strumentini analogici che col tempo si inceppavano, ho deciso di cambiarlo. Comunque questo l'ho fatto verso la fine degli anni 80 e, fra parentesi, il progetto è identico a quello che vi propongo nel prossimo video. E questo qui è tanti anni che lavora, non ha mai dato nessun problema. Ci sono due transistor 2N3055 dell'RCA, sì, che è introvabili, e questa la dice lunga su quanti anni ha, diciamo, questo apparecchio qui. Ve lo faccio vedere dentro. Prima poi di aprirvi quello grande vi voglio far vedere il discorso che dicevo dei disturbi di un alimentatore switching. Ovviamente useremo un alimentatore switching che non è troppo di qualità, così si evidenziano bene eventualmente i disturbi che può avere un alimentatore switching. Poi ripeto, chi gli piacciono alimentatori switching sono propenso che lo deve comprare, però sono punti di vista. Il mio è alimentatore lineare se abbiamo poca corrente da utilizzare. Allora, anche questo alimentatore qui va da 0 a 30 volt e eroga una corrente di circa 5 A. Oltre all'uscita regolabile da 1 a 30 volt, ci avevo predisposto un'uscita a 5 volt se mi dovesse servire fissa. In più a questo alimentatore, da una parte, che può sempre tornare comodo, avevo tirato fuori sia la CC direttamente dal ponte, sicché non stabilizzata, sia avevo portato fuori due boccoline per prelevare direttamente la tensione alternata a capi del trasformatore, che anche quello per determinate occasioni poteva far comodo. Ora lo apro, mi avvicino un attimino, eccolo qui aperto. Qui abbiamo la ventolina che raffreddano i finali se diciamo scalda un attimino troppo, comandata anche questa da un termostato, ci sarà anche nel progetto nuovo. Trasformatore abbastanza, diciamo, non sovradimensionato, ma è un trasformatore da 7-8 A se non ricordo male. Il ponte di diodi l'avevo fissato in questa maniera qui. Ci sono due condensatori da 4700 microfarad in parallelo. Qui sotto c'è il circuito di regolazione. Insomma, la cablatura era stata fatta in questa maniera qui. Poi ripeto, ho cambiato nel corso degli anni, ho cambiato il voltmetro e l'amperometro con quello che avete visto, e è fatto così. E anche questo qui fatto verso la fine degli anni 80, insomma, mi ero dato da fare a farlo per quello che sapevo fare, ovviamente. Allora, per farvi vedere che disturbi potrebbero dare, specialmente nelle misure degli alimentatori switching, e con questo non voglio dire che gli alimentatori switching non ci siano buoni, comunque questo è l'alimentatore che danno con questo carico, diciamo, che io ho montato, questo carico della Torque, mi pare che sia, che vi ho fatto vedere in un altro video. Ci ho attaccato l'oscilloscopio, ci ho attaccato senza è un carico ma non c'è nulla attaccato. Vi faccio vedere cosa potrebbe fare un alimentatore switching che va a disturbare le misure che andiamo a fare. Ora, all'inizio lo alimento con l'alimentatore della Elind, attacco dietro il
il cavettino e lo alimento a 12 volt con l'alimentatore lì della Elind. Praticamente inquadrerò l'oscilloscopio, che è questo, come al solito la traccia che la vedete ballerina è sempre questa telecamera malefica, perché se no la traccia non è ballerina. Allora io, senza accendere né carico né nulla, alimento il carico, diciamo, elettronico con i 12 volt. L'ho alimentato e praticamente, a parte un po' di disturbi che arrivano non dall'alimentatore della Elind ma qui dentro dalle cavetterie e roba del genere, grosse cose non ci sono, nemmeno se io accendo il carico. Ora in questo momento ho acceso il carico, ve lo faccio vedere, il carico è acceso, eccolo lì, e non abbiamo disturbi, sicché diciamo, se io voglio andare a prendere una misura di un residuo da alternata su un alimentatore, anche se scendo c'è un pochino di disturbi che sono quelli classici che ho in questo laboratorio per via di tutti i LED, tutte le plafoniere a LED, tutte le cose che sono switching anche quelle, e un pochino di problemi che mi danno le ventole del carico. Comunque ora ho spento il carico, ho spento questi residui qui ora è tutto spento. Questi qui, ripeto, vengono dalla rete luce, ma sono problemi che mi danno direttamente le lampade a LED, ce n'è un mucchio accese. E ora io collegherò invece l'alimentatore, questo qui suo, che è di scarsa qualità. Ho collegato l'alimentatore e ora attacco semplicemente la spina, non faccio altro. Ecco, vedete quello che è successo, praticamente è spento il carico, cioè l'apparecchio che dovrebbe funzionare è spento, vedete, è spento. Guardate che succede ora quando alimento anche il carico, se accendo anche il carico. Se accendo anche il carico, ecco quello che viene fuori praticamente. Vedete? Questi qui sono disturbi che ci sono e sono provocati dall'alimentatore switching di scarsa qualità. Se voi andate a acquistare un alimentatore che non è anche regolabile, questo è un alimentatore fisso, che non è di buona qualità, succede che vi ritrovate in giro anche sull'apparecchio che dovete misurare delle interferenze e poi non sapete se il problema è dell'apparecchio o se il problema lo genera, diciamo, l'alimentatore. Se non ci pensate, state a ammattire, magari state alimentando un amplificatore, andate a controllare l'uscita con l'oscilloscopio, vedete questa cosa qui, magari pensate che autoscilli l'amplificatore, se uno non ci pensa, perché come si dice in Toscana al momento del bischero viene per tutti, sicché anche qui va la mia preferenza all'alimentatore lineari. Con questo non voglio dire, ripeto, se no poi mi stressino, che un alimentatore switching non sia buono, ce n'è di ottime qualità e ovviamente con carichi grossi che dobbiamo alimentare siamo quasi obbligati ad andare sull'alimentatore switching. Allora, questo era il mio alimentatore che, ripeto, feci, mi pare avevo 17-18 anni, che è molto spartano, anche la scatola l'ho fatta io tutta di pezzi di alluminio, ci sono 4 piastre di dissipazioni, vi faccio vedere, ve lo giro. Praticamente 1, 2, 3, 4 con 4 transistor, c'è un transistor per ogni piastra. Ci montai le ventole sopra perché dentro non avevo spazio, non sapevo come fare, diciamo, a montarle. Erano, fra parentesi, ventole diverse, quelle che montai all'inizio erano ventole a 220 e poi l'ho sostituite con delle ventole più silenziose da computer, che anche quelle, sia quelle vecchie che queste, si accendevano con un termostato. Allora non vi spaventate del cablaggio, ma considerate, l'aveva cablato e l'aveva montato un ragazzino, perché all'epoca ero poco più che un ragazzino. Allora, le classiche morsettiere mammut che si usavano a suo tempo,
questa qui è stata aggiunta dopo perché va alle ventole nuove che così si possono staccare. C'erano 4 condensatori, vediamo se si vedono, se inquadro meglio. Erano 4 condensatori militari che presi da uno smontatore di surplus, l'andai a smontare io. Sono 1, 2, 3 e un altro è là sotto, 4. Erano 4 condensatori da 22.000 microfarad, tutti in parallelo. Poi questi qui erano sempre ponti di diodi militari, anche queste smontate da apparecchiature militari, con il suo dissipatore. Un bel trasformatore sotto che mi fece il papà di un mio amico che avvolgeva trasformatori, e il circuito di comando che è quello lì, praticamente l'avvicino, che è uno schema classico con l'L123 praticamente, che va a comandare i finali. Ovviamente l'avevo montato con questa morsettiera che mi avevano dato dorata, che ha contatti dorati, che era roba che usavano anche a bordo, diciamo, delle barche e sugli apparecchi militari. E sicché, volendo, io ho già un'altra scheda di riserva ormai vecchia come questa, se ci fosse stato un guasto nel comando, praticamente bastava che la sfilassi, la rimettessi e non rimanevo a piedi. Ecco fatto. E un'altra cosa vi faccio vedere. Allora, questi strumenti qui, se vedete, questo è il voltmetro e questo è l'amperometro. In realtà erano microamperometri anche questi militari da 100 microampere. La scala l'ho rifatta io a suo tempo con i trasferibili. Vedete, la scala è doppia praticamente, perché ovviamente si vedeva male. Premendo questo pulsante qui passavo da 30 volte fondo scala a 15 volte fondo scala, in maniera da avere un pochino più precisione. Diciamo che se 6 volte l'andavo a leggere qui, dopo li andavo a leggere qui. Questo, diciamo, perlomeno all'epoca mi sembrava, diciamo, di aver fatto una ganzata. Poi averli letti qui o averli letti qui non è che cambiava molto. E lo stesso è il discorso del 15 e del 30 volte, però all'epoca con la testa, diciamo, da bimbo avevo fatto, da bimbo fra virgolette, insomma, perché magari avevo già stavo già prendendo la patente, avevo già la patente per la moto da cross, ma insomma comunque con la testa di ora, di un uomo della mia età, io un ragazzino di 18-20 anni, 16, 17, insomma giù di lì, di quella fascia d'età lì che va da 16 a 20 anni, lo vedo ancora un ragazzino. Alle volte vedo ragazzini anche quelli di 30 anni ora, che giocano sempre con la PlayStation. Va bene, proseguiamo. Allora, per finire traiamo le conclusioni. Vi ho fatto vedere anche quello che avevo combinato quando ero ragazzetto. E gli alimentatori del laboratorio. Spero di aver dissipato qualche dubbio di chi mi aveva chiesto che tipo magari di alimentatore prendere da laboratorio. Un'altra cosa, che una spada che traggo a favore degli alimentatori lineari è che un alimentatore regolabile switching è più difficile costruirselo da sé che un alimentatore lineare. Una volta, diciamo negli anni 70, 80, 60, insomma, il tecnico se lo costruiva l'alimentatore da laboratorio, difficilmente lo comprava. E sicché un alimentatore lineare è anche più facile da costruire, e infatti il progetto della il prossimo video che uscirà, quel progetto lì ci sarà appunto un alimentatore lineare che potete costruire da voi. Comunque, switching o lineare, a voi la scelta. Io mi oriento per i lineari se le potenze ovviamente non sono molto alte. Io vi aspetto al prossimo video e ciao a tutti!